Dal Vangelo secondo Matteo. Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi, non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti». Una buona domenica a tutti. Come ogni anno, la seconda domenica di Quaresima è dedicata alla trasfigurazione di Gesù. Sarebbe meglio impiegare il termine che viene usato dall'Evangelista, metamorfosi. Lo sappiamo tutti che cos'è la metamorfosi? Appare un bruco, ma la realtà è una farfalla, una stupenda farfalla. Lo immaginavamo come un animaletto forse ripugnante, invece era una farfalla. E il testo greco parla proprio di metamorfosi. Inizia il brano dicendo 6 giorni dopo. 6 giorni dopo, allora ci chiediamo a che cosa fa riferimento, cos'era accaduto 6 giorni prima, cos'era successo. Gesù si trovava a Cesarea di Filippo, vedete sullo sfondo le sorgenti del Giordano, il luogo dove Gesù ha chiesto ai suoi discepoli: cosa dice la gente di me? E Pietro, quando sono stati interrogati: voi chi dite che io sia? Pietro dice: tu sei il Cristo. Ecco, questa professione di fede di Pietro è avvenuta a Cesarea di Filippo, 6 giorni prima del racconto della metamorfosi, della trasfigurazione. Ricordiamo anche che dopo questa professione di fede di Pietro, Gesù ha annunciato il suo destino: io vado a Gerusalemme a donare la vita. E Pietro ha reagito: tu non lo devi fare. Ed è il momento in cui Gesù dice a Pietro: tu sei un Satana, perché non ragioni secondo Dio, ma secondo i criteri di questo mondo. E quali sono i criteri di questo mondo? Li conosciamo. Colui che dona la vita è uno sconfitto, un fallito. Chi invece domina, chi vince, è la persona di successo. Allora, Gesù si presenta 6 giorni prima come un fallito, come colui che va a donare la vita, uno sconfitto. Adesso c'è la trasfigurazione o la metamorfosi, colui che appare agli occhi degli uomini come la persona fallita, agli occhi di Dio è l'uomo riuscito, è il figlio di Dio, colui che lascia trasparire il volto del Padre. Vediamo questo racconto
che, dico subito, non è una pagina di cronaca, lo sappiamo, che questo episodio narratoci dal Vangelo è collocato sulla cima del Monte Tabor, che vedete sullo sfondo, e vedete anche che viene presentato quel mosaico che si trova all'interno della cappella sulla cima del Monte Tabor, un mosaico che raffigura proprio la trasfigurazione di Gesù. È una pagina di teologia che cerchiamo di capire, perché il brano evangelico ci propone un'esperienza dei discepoli che sono stati con Gesù, un'esperienza che dobbiamo vivere noi. Fare l'esperienza e vedere la metamorfosi di uno sconfitto che agli occhi di Dio invece si presenta come la persona luminosa, colui che lascia venire fuori da sé il divino, la luce che viene dal cielo. Vediamo questo racconto. Dice che Gesù ha preso con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello. Sono i 3 discepoli che noi ritroviamo anche gli stessi al Getsemani, coloro che hanno visto Gesù preso da paura e da angoscia. Questi discepoli sono condotti su un alto monte in disparte. Il monte lo sappiamo, nella Bibbia non è un monte materiale, non è il monte Tabor, è il luogo dell'incontro con Dio, con il pensiero di Dio, con la sua parola, è il luogo dove ci si stacca dal modo di pensare degli uomini e si viene introdotti nel mondo di Dio, nel mondo in cui si vedono le realtà nel modo giusto, come le vede Dio dall'alto, non come le vedono gli uomini. E allora, se noi vogliamo fare questa esperienza, dobbiamo anche noi seguire Gesù sul monte, staccarci quindi dal modo di ragionare, dai criteri di questo mondo, per assimilare lo sguardo di Dio. E per questo bisogna essere portati in disparte, dice il brano evangelico. È un'esperienza quindi di silenzio, di solitudine. Il cristiano è uno che cammina nel mondo, cammina in mezzo agli altri uomini, ma ha bisogno di ritagliarsi dei momenti in cui staccarsi per poter vedere la gloria di Gesù. Altrimenti non ci riusciamo. Se noi rimaniamo nella confusione di tutti i giorni, quando si è totalmente assorbiti dai problemi della vita, dall'agitazione, dallo stress, non si ha più tempo per pensare, per fare un po' di silenzio, per riflettere. Il cristiano deve ritagliarsi dei momenti in cui va in disparte. È un monte alto, quello su cui Gesù conduce i suoi discepoli, un monte alto dove le opinioni di questo mondo, le abitudini, il modo di ragionare non arrivano. Questo significa essere condotti in disparte. E se noi vogliamo fare l'esperienza che hanno fatto questi 3 discepoli sul monte, dobbiamo ritagliarci questi momenti in cui andiamo in disparte, ci stacchiamo dal modo di ragionare degli altri uomini. E quando si è sul monte, quando si è in disparte, quando si crea questo momento di silenzio, di riflessione, di meditazione, di unione con Dio, ecco che avviene la metamorfosi. È avvenuta davanti a questi 3 discepoli la metamorfosi del volto di Gesù, quel volto che appariva come quello dello sconfitto, dello schiavo, di chi ha perso nella vita. Avviene la metamorfosi. Lo vedono come una persona gloriosa, luminosa. Ripeto, è l'esperienza che noi siamo chiamati a fare oggi. È stato trasfigurato, è un passivo, c'è di mezzo l'azione di Dio.
L'uomo Gesù di Nazareth, nella sua forma umana, viene trasfigurato. Vediamo di fare una riflessione. Noi abbiamo un corpo mortale, materiale, in questo mondo, ed è attraverso questo corpo che noi comunichiamo con gli altri. La nostra identità traspare proprio attraverso questo nostro corpo. Però questo nostro corpo costituisce anche un velo, impedisce di cogliere la nostra vera identità. Il nostro corpo materiale vela il Figlio di Dio che è in noi e che si sviluppa, che si manifesta in ogni atto di amore. Allora che cosa accade? Se uno si ferma all'apparenza, può anche essere indotto in inganno. Vediamo di fare una contrapposizione per capire meglio il messaggio di questo brano evangelico. Pensiamo al corpo di Alessandro Magno, come appariva quest'uomo, la persona che ha avuto un grande successo. Questo è ciò che comunicava Alessandro Magno al massimo della sua gloria. In un monastero delle Metteore viene raffigurato così Alessandro Magno. Quando si guarda all'interno, non all'apparenza esteriore, ma all'intimo di quell'uomo, da lui non usciva luce, usciva tenebra, perché era un uomo violento, un uomo che ha oppresso dei popoli. Eccola la metamorfosi. Agli occhi degli uomini era la persona riuscita, agli occhi di Dio no, era colui da cui non usciva luce, ma usciva oscurità. Qual è la metamorfosi invece che avviene in Gesù? Nel corpo di Gesù noi vedevamo lo schiavo, il servo. Agli occhi di Dio c'è una metamorfosi e i discepoli cominciano sul monte, proprio perché sono andati nel mondo di Dio, cominciano a vedere l'identità di Gesù come è realmente. Il corpo esteriore rivela quello del servo, ma dall'intimo esce la gloria di Dio, esce l'uomo realmente riuscito, il vero figlio di Dio. Ecco che cos'è allora la trasfigurazione, la metamorfosi. Si intende lo squarciarsi del velo, l'apparire della luce che viene da dentro, che mostra il volto autentico, al di là di ciò che gli occhi materiali sono in grado di vedere e di valutare. Il volto di Gesù, che a un certo punto alcuni dei discepoli hanno cominciato a vedere, è quello brillante come il sole, le vesti che diventano candide come la luce. Il sole è l'immagine della gloria di Dio, perché è la pienezza di luce, era ritenuto perfetto il sole nell'antichità. Le macchie solari, lo sappiamo, sono state scoperte da Galileo. Prima di Galileo si pensava che il sole fosse incorruttibile, perfetto, ed era l'immagine di Dio nella Bibbia. Lo ricordiamo, il Salmo 86, sole, scudo è il Signore. E poi la luce. La luce è sempre un'immagine positiva, un'immagine del divino. Del resto lo diciamo anche noi di una persona che è luminosa, che è splendida, quando lascia trasparire qualcosa di meraviglioso, che è poi il divino che è dentro di noi. Per ogni uomo l'esistenza ha una dimensione di opacità. È il nostro corpo che ci impedisce di vedere la realtà come la vede Dio. Ecco l'importanza allora di fare questa esperienza che hanno fatto i discepoli, e il Vangelo di oggi ci invita a fare l'esperienza della metamorfosi, ad andare al di là delle apparenze. È lo squarciamento del velo, la trasfigurazione, che lascia irrompere la gloria di Dio. E del resto, in tutto il Nuovo Testamento,
viene richiamata questa esperienza. Per esempio, nel prologo del Vangelo secondo Giovanni, l'Evangelista dice: noi abbiamo visto la sua gloria, gloria come di unigenito del Padre. È l'esperienza della metamorfosi. Abbiamo visto un servo, un fallito, ma noi abbiamo visto la gloria dell'unigenito di Dio. Anche Paolo, nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 4, c'è quello stupendo versetto: e Dio che disse rifulga la luce dalle tenebre, rifulse nei nostri cuori per far risplendere la conoscenza della gloria divina che rifulge sul volto di Cristo. Anche Paolo ha fatto l'esperienza di questa metamorfosi. Lui che aveva conosciuto Gesù come un eretico, come un fallito, ha visto poi la luce del servo e la luce del vero figlio di Dio. Andiamo avanti con il brano. Apparvero Mosè ed Elia, ripeto, una pagina di teologia, non una pagina di cronaca. Mosè ed Elia che conversavano con Gesù. Questa metamorfosi, perché anche nell'Antico Testamento, nel popolo di Israele, si continuava a pensare secondo le apparenze. E quindi il popolo di Israele si attendeva che un giorno avrebbe potuto dominare su tutti gli altri popoli, era la concezione antica. Sta per avvenire adesso una metamorfosi nel modo di vedere la realtà dell'uomo. Compaiono Mosè ed Elia. La rivelazione della vera gloria di Dio che rifulge nell'uomo è stata preparata. È stata preparata questa rivelazione da Mosè e da Elia, cioè dalla legge e dai profeti. Ricordiamo Mosè, il quale aveva chiesto al Signore: mostrami la tua gloria. E Dio che gli aveva detto: tu non puoi vedere il mio volto, però collocati su una rupe, poi io farò passare davanti a te la mia gloria, ma ti coprirò il volto con la mano. Poi, quando io sarò passato, toglierò la mano e tu vedrai le mie spalle, dove io sono passato, ma tu non puoi vedere la mia gloria. Vediamo che l'uomo vuole scoprire la luce di Dio e la promessa: tu la vedrai quando io sarò passato, attraverso le opere che io ho compiuto, tu ti renderai conto che io sono passato di lì. È la preparazione alla rivelazione della luce piena che avviene nella persona di Gesù di Nazareth. E anche Elia, lo ricordiamo, era andato sul monte Oreb e aveva colto la luce di Dio non nel terremoto, non nei lampi, ma in una voce di silenzio. Ecco la rivelazione, la metamorfosi nel modo di considerare l'uomo che è stata preparata dall'Antico Testamento. E questo è il significato dei due personaggi che compaiono in questa scena e che dialogano con Gesù. In questa rivelazione che i tre discepoli cominciano ad avere. Pietro prende la parola e dice: Signore, è bello per noi essere qui, facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè, una per Elia. La reazione di Pietro è quella di fermare il tempo. Sono stati condotti in disparte, hanno cominciato a vedere le cose in un modo diverso dagli altri uomini e Pietro vorrebbe rimanere lì. Costruire una tenda vuol dire fermarsi, vuol dire avere una continuità di quell'esperienza. Ma il brano dice: dovevano salire sul monte e vedere la bellezza di Gesù, essere affascinati dal suo volto, un volto che di per sé agli occhi degli uomini non era attraente, ma se tu vai sul monte
Sei condotto in disparte e cominci a vederlo in un modo diverso. Tu, quando sali sul monte, quando fai questa esperienza, devi essere affascinato dalla proposta di uomo che Gesù ti fa, perché lo vedi secondo Dio. Devi ascoltare la testimonianza che Dio dà in suo favore per avere nel cuore una disponibilità a seguire poi la sua proposta di vita, ma poi devi scendere dal monte, non puoi rimanere sempre in questa esperienza, la devi fare perché altrimenti non vede le cose nel modo corretto, ma poi devi tornare alla vita quotidiana, devi scendere in questo mondo. Noi dobbiamo fare questa esperienza e la facciamo ogni volta che ci accostiamo con la comunità. È interessante che sono condotti in disparte, ma sono in tre, sono comunità. È l'esperienza che noi facciamo nel giorno del Signore, quando questa esperienza è realmente autentica. Ci stacchiamo dal modo di vedere i beni di questo mondo, di vedere le persone come le vedono gli altri uomini, le vediamo in un modo diverso, ma poi dobbiamo tornare nella vita concreta. Le nostre liturgie devono essere un momento di festa, belle, un momento in cui riscopriamo il senso e la gioia di vivere la nostra vita davanti al Signore. Ma poi dobbiamo ritornare in mezzo agli uomini, quando abbiamo capito che vivere come Gesù, vivere per amore, è bello, è affascinante, è vivere realmente da uomini luminosi, splendidi, veri figli di Dio. Pietro stava ancora parlando ed ecco la nube luminosa che li copre con la sua ombra. Una nube luminosa, è un paradosso, è luminosa, ma si parla anche di ombra. Indica che in questo mistero, in questa metamorfosi, noi non entriamo mai perfettamente, rimangono sempre dei lati oscuri, perché il mondo di Dio, lo abbiamo visto anche nelle icone che sono state proiettate alle mie spalle, abbiamo visto che in quell'ovale la luce va diventando sempre più oscura quando va verso l'interno, proprio perché il mondo di Dio non lo potremo mai penetrare, rimarrà sempre una grande parte di mistero per noi. Quindi anche questa metamorfosi non la coglieremo mai in pienezza, però è la luce di Dio che cerca di farci comprendere il vero volto di Gesù di Nazareth. Ed ecco allora le parole che noi sentiamo 2 volte nel Vangelo, 2 volte soltanto, si ascolta direttamente la voce di Dio, una voce dalla nube. La nube indica il mondo di Dio e da lì esce una voce che è quella di Dio che ci fa vedere realmente chi è Gesù di Nazareth. Lo sconfitto agli occhi degli uomini dice: "Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento". Dicevo, la sentiamo 2 volte questa voce. La prima volta è nel battesimo, quando Giovanni non voleva battezzare Gesù perché Giovanni aveva l'idea che il figlio di Dio non era uno che si metteva con gli ultimi della terra, con i peccatori. È proprio quello, il momento in cui dice: "Questo è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto". E questa voce non è venuta quando Gesù compiva prodigi, miracoli, scacciava demoni, è venuta quando si sottomette al battesimo, quindi quando si mette fra i peccatori. E qui è la metamorfosi, colui che sembra un peccatore in realtà è il figlio di Dio. E poi viene la seconda volta questa voce nel nostro brano che abbiamo appena ascoltato, Dio che dice: "Io mi rispecchio nel mio figlio, in Gesù". Dio che si vede rappresentato, si riconosce nel comportamento di Gesù. Ed ecco allora l'invito: ascoltatelo. Ascoltare Gesù significa accogliere la sua proposta di vita. Noi non avremmo mai pensato che Dio si rivelasse in un crocifisso, perché questo esce da tutti i nostri schemi.
Ma noi quando guardiamo colui che ha donato la vita sulla croce, se facciamo l'esperienza che siamo invitati a fare, dobbiamo vedere uscire da lì la luce dell'amore sconfinato del Padre del cielo. Sul Calvario noi abbiamo la proposta del vero Figlio di Dio, ma è una proposta che ci viene fatta. I discepoli che hanno visto la metamorfosi, hanno visto la luce che usciva dal volto di Gesù di Nazaret, quindi dal servo, però la proposta di vita che lui fa è troppo impegnativa. Ecco la reazione dei discepoli. Caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Quando l'uomo si rende conto di questa proposta che ci viene fatta dall'uomo, dal Figlio di Dio, Gesù di Nazaret, la reazione non può che essere quella dei tre che erano sul monte, il timore. È un mistero questo che ci abbaglia, che ci fa paura, ma è bella la reazione di Gesù, si avvicina, li tocca e dice: alzatevi, non abbiate paura. L'invito che rivolge anche a noi, quando la proposta che io ti faccio ti spaventa, ma è quella dell'uomo riuscito, non avere paura, io ho donato per primo la vita. Alzando gli occhi, i discepoli non vedono più nessuno se non Gesù solo. Mosè ed Elia sono serviti, hanno avuto la missione di preparare questa luce, ma quando questa luce è arrivata non occorre altro, è Gesù di Nazaret che noi adesso dobbiamo ascoltare. E questo avviene alzando gli occhi. È interessante questa espressione che ricorre spessissimo nella Bibbia, quello di alzare gli occhi. E quando nella Bibbia si dice che qualcuno alza gli occhi, succede sempre qualcosa di bello, qualcosa di positivo. Ricordiamo per esempio quando Abramo è invitato ad alzare gli occhi, a contemplare le stelle del cielo, c'è la promessa della sua discendenza senza numero, oppure quando Mosè è invitato ad andare sul monte, sul Pisgah, per contemplare, alza gli occhi, gli dice Dio, e contempla da oriente a occidente la terra che io darò al mio popolo. Oppure Gesù nel Vangelo quando alza gli occhi al cielo e allora l'alimento che ha in mano serve ed è abbondante per tutti, quando alza gli occhi al cielo e dona la luce al cieco, quando alza gli occhi e vede Zaccheo, succedono sempre cose positive, eventi belli, quando qualcuno alza gli occhi al cielo. E anche qui i discepoli alzano gli occhi al cielo. È l'invito che viene fatto anche a noi ad alzare gli occhi. Io credo che se non avvengono degli eventi straordinari oggi nel mondo, la ragione è proprio questa, che non alziamo gli occhi verso il cielo. Vorremmo che ci fosse la pace, che finissero le guerre, che ci fosse alimento e pane per tutti. Dovremmo alzare di più gli occhi al cielo e accadrebbero questi eventi straordinari. Mentre scendevano dal monte, ecco che i discepoli vanno con i loro fratelli, riprendono la vita, però dopo aver fatto questa esperienza di metamorfosi. Ecco, è la stessa esperienza che noi oggi dobbiamo fare. Dopo aver scoperto la vera identità di Gesù di Nazaret, quell'identità che è nascosta dal velo dell'umanità, anche noi dobbiamo tornare in mezzo ai nostri fratelli e da noi deve trasparire poi quella stessa luce che abbiamo contemplato sul volto di Gesù. Se noi diventiamo servi dei fratelli, anche loro saranno in grado di cogliere la luce della metamorfosi,
La vera persona riuscita, il vero figlio di Dio, è colui che si fa servo come si è fatto servo Gesù di Nazareth. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.